Oggi parliamo di umorismo in musica. Sorridiamo un po'. L'umorismo in musica da quello più evidente a quello più nascosto. Quando la musica si accompagna alla parola, l'umorismo è sicuramente più immediato, più facile. E quello è il nostro punto di partenza. Quindi quando parliamo di canzoni, quando parliamo di opere buffe, è ovvio che la parola ci attira e ci dà la comprensione di ciò che noi stiamo ascoltando, quindi ci permette di sorridere e ridere a seconda di quello che è il livello dell'umorismo comicità. La musica non fa altro che aiutare, sicuramente. Partiamo subito con un esempio, una canzone un po' datata, però è sicuramente un punto di partenza. Sto parlando di Arisa, una canzone di Bernardo o Berardo, alcune volte trovate sia con la N o senza, Canta la Messa. È stata scritta da questo musicista nel 1895. Quando dico datata, è un po' datata. Ed ha la particolarità di essere anche la prima canzone incisa su un fonografo da un punto di vista italiano. Allora, lui era rimasto colpito da un'esecuzione di un fonografo visto in una vetrina di un negozio, di una canzone cantata da, credo si chiamasse George W. Johnson, che era Laughing Song. E questo cantante faceva queste risate a tempo. La cosa a lui è piaciuta moltissimo e ne ha fatto la sua versione. Adesso ascoltiamone subito un pezzettino cantato proprio da Bernardo Cantalamessa. Io la malinconia non faccio che rompere, ridere che posso fare, non piace che ci Corpo di pacca, che brutto difetto. Facciamo anche un altro esempio. E qui andiamo ancora più indietro nel tempo e andiamo a prendere una composizione, diciamo, con dei canoni di composizione un po' in teoria più seriosi. Un contrappunto. Siamo nel 1600, credo 8 o 9, ma penso più 8, scusate la momentanea assenza di memoria. Adriano Banchieri, contrappunto bestiale. Questo contrappunto è stato composto da Banchieri per l'occasione del Carnevale, quindi già l'aspetto ci porta all'immagine scherzosa. E, come già sentiamo, c'è un'anticipazione, c'è un momento proprio di prologo che presenta questo contrappunto. E da un punto di vista di questa prima parte di presentazione, la capricciata, poi interviene il contrappunto effettivo. Nella capricciata che avete sentito, quel accennino, vi presentano, nobili spettatori, cosa sentirete. Quindi sentirete un cane, un gatto, un cucù e una civetta, detta con i termini dell'epoca, un cucco e un chiù. Cucù, civetta, che faranno questo contrappunto su un basso, su una linea melodica cantata da un basso in maniera molto seria, però in un latino maccheronico, e creeranno questo contrappunto bestiale alla mente. Nulla fides est in nobis bonus est
Alziamo l'asticella. Allora, il umorismo diretto, questo ad esempio, questo contrappunto è piacevolissimo, fa sorridere tantissimo anche chi lo esegue, è molto divertente per chi lo esegue. Però alziamo un po' l'asticella, passiamo più da quello che è un umorismo diretto, quindi aiutato, come abbiamo detto, dalla parola, a un'ironia, quindi a un livello in cui l'ascoltatore deve essere in sintonia con il compositore. Perché, così come l'ironia, ben sappiamo, se non la si comprende non fa ridere, spesso e volentieri viene detta una cosa per dirne un'altra. E se non c'è sintonia con chi sta ascoltando, magari sfugge. Partiamo proprio da un concetto del dire una cosa per far intendere un'altra. Mi viene in mente, già ne abbiamo parlato in un altro video piuttosto vecchiotto, che era quello legato alla velocità. Camille Saint-Saëns, Carnevale negli animali, le tartarughe, cosa utilizza? Utilizza la melodia del can-can, rallentata a tal punto da renderla irriconoscibile per rendere le tartarughe. Qui, adesso, nel prossimo esempio, abbiamo qualcosa di simile. Stiamo parlando della Sinfonia di Mahler, la prima Sinfonia di Mahler, terzo movimento, marcia funebre. Chiarissimo, marcia funebre, dà già un'idea. La melodia inserita, utilizzata, è Frère Jacques, Fra Martino. Fra Martino se lo trasporto in minore, ecco che ne cambio completamente il significato. Altro esempio. Qui è anche il contesto che rende la cosa proprio legata all'ironia. Ci caliamo nella Dannazione di Faust di Hector Berlioz e andiamo a sentire un momento, un coro polifonico molto serio, molto austero sulla parola Amen, che è una preghiera per la morte di un topo. Alziamo ancora il livello. In questi ultimi esempi che faremo, qui l'umorismo è sicuramente a un livello ancora più profondo, nel senso che
l'ascoltatore non solo deve essere in sintonia, ma deve conoscere proprio i codici linguistici del compositore, deve conoscere la musica un pochino più approfonditamente. Se no, può anche essere che non se ne accorga proprio in assoluto. Uno degli esempi che sicuramente viene utilizzato tantissimo e anche noi abbiamo già utilizzato è una composizione di Wolfgang Amadeus Mozart ai Musikalisches Spaß. Noi ne abbiamo già parlato in maniera abbastanza abbondante, perché per sviscerare tutto quello che c'è in questa composizione ce ne vorrebbero di video in quantità infinita. L'abbiamo già trattato in un video che riguardava il divertimento ai Musikalisches Spaß, perché questa composizione è un divertimento, la forma del divertimento. Qui dentro, in questa composizione, c'è di tutto. C'è la comicità, l'umorismo, l'ironia, l'aspetto grottesco e la caricatura. Ci sono tanti livelli di umorismo all'interno, alcuni più semplici, anche se non c'è la parola, ma sono più semplici. Perché chiunque, ad esempio, nel momento in cui ci sono i corni e gli archi che insieme fanno, o uno dice, oddio, Mozart non sa più scrivere la musica, o capisce che c'è qualcosa che è volutamente inserito per far sorridere. Come una frase ben detta su questa composizione è: mai tanta incuria fu scritta con precisione. Oppure un altro momento dove, allora, quello che vi ho fatto sentire, chiunque lo avverte, che c'è qualcosa che non quadra. Altri sono più sottili. Quello che vedete lì è un classico basso albertino, che è questo tipo di un classico accompagnamento a una melodia, ma non accompagna niente. Però se uno non sa che cos'è un basso albertino, non se ne accorge. Adesso vi faccio sentire anche un altro momento di questa ai Musikalisches Spaß, che è sicuramente piacevolissimo e abbastanza diretto. È una cadenza, è il momento in cui il violino fa questo assolo, potremmo dire con un linguaggio più moderno, che è la fiera della banalità con pizzicato finale. Ultimo esempio. Qui non solo dobbiamo conoscere i codici del compositore, ma qui dobbiamo conoscere proprio lo spartito. Se no, anche chi conosce la musica non si accorge di quello che è questo momento umoristico un po' malizioso, parecchio. Allora, Tosca, Giacomo Puccini. Facciamo un preambolo per capire in che momento siamo. Tosca si reca a Palazzo Farnese perché sta cercando di intercedere con Scarpia, che è il capo della polizia pontificia, per liberare il suo amato che è stato rinchiuso e incarcerato, Cavaradossi, Mario Cavaradossi. Scarpia ha sempre avuto delle mire su Tosca e quindi in quel momento dirà a Tosca: ok, io fintamente, la storia è tutto un finto, un sì e un no, ti libero il tuo amato, ma tu devi cedere alle mie voglie. E il momento in cui Scarpia fa questo ricatto a Tosca e aspetta la risposta di Floria Tosca, c'è questo momento di musica che manda in tensione il tutto, leggerissimo, quasi poche note,
E nel momento in cui lei non dice sì, ma fa il cenno con la testa su due note che sono, chi conosce lo spartito ha visto che sono La e Do. La, Do. Vediamo un pezzettino minuscolo proprio di questo momento che vi interrompo proprio nel momento in cui Tosca abbassa la testa su quelle due note. Casuale? No, scelte volutamente. Alla prossima.